Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet vi presenterò la mia personale griglia di partenza per quanto riguarda il prossimo campionato di Serie A che ormai è alle porte e mancano veramente pochi giorni per la partenza di questa nuova stagione che si preannuncia molto intensa. Si riparte dal Napoli campione d'Italia e ovviamente tutti dovranno inseguire la squadra di Antonio Conte, che è favorita per confermarsi ancora una volta campione d'Italia anche nella prossima stagione. Ci sono stati diversi cambi di panchina e il Napoli è tra quelle che appunto ha cambiato meno. Direi di partire a questo punto per quanto riguarda la griglia di partenza proprio dai primi posti, quindi dalla pole position, che ovviamente vede appunto il Napoli anche dal mio punto di vista partire con i favori del pronostico per il fatto che comunque sono i campioni d'Italia in carica, che hanno una rosa molto molto migliorata. Adesso hanno anche diverse alternative, certo hanno perso la Spadori, ma hanno preso Lucca, hanno preso Lang, arriveranno anche altri giocatori. Secondo me la difesa è stata sistemata in maniera intelligente, perché l'anno scorso in difesa sono stati un po' corti, quest'anno avranno Beokema in più, ci sarà anche Marianucci che potrebbe comunque fare il suo e rubare la scena eventualmente, quindi credo che il mercato del Napoli sia stato veramente molto molto interessante, tra i migliori sicuramente in Italia, ma anche in Europa comunque il Napoli ha detto la sua dal punto di vista del mercato. Occhio però agli impegni europei che potrebbero sicuramente condizionare non poco la squadra di Antonio Conte. Infatti l'interrogativo principale è proprio su quello, però di solito Conte in campionato raramente ha sbagliato e quindi per me parte ancora favorito il Napoli. Leggermente dietro l'Inter. L'Inter secondo me parte alle spalle del Napoli. L'anno scorso partiva davanti e è arrivata dietro. Quest'anno parte dietro, però ha perso tanto, perché perdere Simone Inzaghi come allenatore secondo me sarà molto molto pesante per l'Inter. Il mondiale per club non ci dice nulla secondo me da quel punto di vista, per quanto riguarda insomma le prime indicazioni su Christian Chivu, che ha dimostrato comunque di essere un allenatore capace con il Parma, ma l'Inter è un'altra cosa, conosce bene l'ambiente. Sicuramente sarà un grande test e potrebbe anche essere la sorpresa dell'anno, ma ad oggi per me rischia di essere un malus pesante, nonostante comunque la squadra l'abbia mantenuta pressoché intatta. Manca qualche innesto, bisogna vedere poi come andrà a finire la telenovela Lookman e anche eventuali altri acquisti come per esempio Leone in difesa. Però l'Inter proverà a giocarsi lo scudetto, ma credo che il primo obiettivo possa essere la Champions più che lo scudetto, ripeto, per l'allenatore che hanno adesso, che non mi convince, così come non mi convince Tudor come allenatore. Ma nonostante questo comunque anche la Juventus è lì tra le prime quattro, è la terza della classe della graduatoria. La Juventus, diciamo, ha un allenatore che sicuramente vanta un po' più di esperienza rispetto a Kivu. Nonostante questo, ha una rosa che ancora è in pieno allestimento. In questo momento ci sono diversi giocatori che potrebbero andare via, su tutti Vlahovic. C'è David comunque che sarà un attaccante secondo me molto importante. L'abbiamo visto Osimhen da Lille, quindi dalla Ligue 1 alla Serie A. Ha fatto questo passaggio, è stato devastante, però ha trovato l'ambiente giusto al Napoli. David alla Juventus avrà poco margine di errore e quindi dovrà cercare comunque di ritagliarsi il suo spazio. Quarto posto sulla griglia per quanto riguarda il Milan. Il Milan lo metto molto avanti rispetto invece all'anno scorso, che è arrivato ottavo per un motivo soltanto, ovvero non ha le coppe. E l'anno scorso abbiamo visto come sono state decisive, come è stata decisiva l'assenza delle coppe nella vittoria dello scudetto del Napoli. E poi un allenatore top come appunto lo aveva l'anno scorso e anche quest'anno il Napoli, ovvero Massimiliano Allegri, che se ne dica, si può dire che giochi male, che le sue squadre siano brutte esteticamente, ma i risultati li ha sempre portati a casa nel corso della sua carriera. Poi ovviamente arriva alla fine del ciclo, come è logico che sia, però è un allenatore che ha vinto tanto in Italia. Vincere subito col Milan lo scudetto non lo so, potrebbe giocarsela però. Secondo me potrebbe entrare nella lotta per il titolo, e questa potrebbe essere una lotta eventualmente a 4, anche se, come ho già detto, il Napoli parte favorito. Quinto posto per la Roma, che secondo me ha fatto un buon mercato. Bisogna capire che cosa ne sarà di Dobby, che chi sarà l'eventuale sostituto, ma c'è un Ferguson che già si è dimostrato all'altezza della situazione. Certo, sono soltanto amichevoli, ma Evan Ferguson ha dimostrato di essere un grande giocatore anche in Premier League, almeno prima dell'infortunio. Quindi io credo che la Roma abbia fatto un buon mercato, ha preso Ghilardi in difesa, che è un colpo un po' da Roma proprio, no? Come Mancini qualche anno fa. Potrebbe diventare un pilastro, come potrebbe anche essere un flop clamoroso, però Ghilardi
se viene fatto crescere nel modo giusto, io credo che possa essere una risorsa importante. Sesto posto, qui secondo me arriva un po' la sorpresa, ma forse neanche tanto. Il Como. Il Como secondo me già quest'anno ha fatto molto molto bene, molto più di quello che mi potessi aspettare. Si è rinforzato tanto, ha preso Baturina, ha preso Jesus Rodriguez, ha preso dei giocatori importantissimi. C'è Fabregas e quello è stato il primo pilastro, la prima base fondamentale di ripartenza per il Como, che ha dimostrato comunque di avere un grande progetto, proprio confermando, blindando Fabregas nonostante l'interesse dell'Inter. Quindi io credo che il Como l'anno prossimo andrà in Europa, in questo caso col sesto posto sarebbe più o meno Europa League. Poi bisognerà vedere chiaramente con il ranking UEFA se l'Italia avrà 4-5 posti in Champions con la Coppa Italia, quindi ci sono diversi incroci, però comunque secondo me un piazzamento europeo il Como se lo riuscirà a ritagliare, soprattutto perché diversamente dalle squadre che lotteranno per i piazzamenti europei non avrà le coppe. Settima la Fiorentina. Fiorentina che secondo me si è rinforzata, ha preso Dzeko che è una garanzia comunque in attacco nonostante l'età, perché per la Serie A comunque Dzeko può tranquillamente fare i suoi gol, ne può fare tranquillamente una quindicina secondo me alla Fiorentina. Manca qualcosa soprattutto a centrocampo, infatti stanno ancora comunque studiando le loro manovre, però credo che la Fiorentina possa giocarsi un'altra volta il solito piazzamento in Conference League, niente di più, niente di meno. Non credo che con Pioli si arriverà a fare il salto di qualità, andare in Europa League o men che meno in Champions League. Metto ottava la Lazio perché il fatto di non avere il mercato eh, condiziona molto. Il mercato bloccato è un handicap pesante, la rosa resta la stessa, anzi ci saranno anche delle cessioni, c'è stata qualche cessione, qualche altro esubero potrebbe partire. E, l'anno scorso di fatto la Lazio è rimasta fuori dalle coppe con quella rosa, certo è un allenatore diverso, con Sarri magari potrebbe riuscire a fare qualcosa di più e proprio il fatto di non avere le coppe potrebbe essere un aiuto, ma non avere dei rinforzi, non avere degli innesti per me è molto molto deficitario, molto molto pesante comunque, visto che qualche giocatore la Lazio l'ha perso l'anno scorso, c'ha un anno, non ha fatto granché, però comunque poteva essere una risorsa in attacco e è andato via. Poi non è che tutto ruota intorno a Ciaunà, per carità. Nono posto ho messo il Bologna, secondo me il Bologna dopo 2 anni stellari tornerà un po' alla sua dimensione di media classifica, nonostante comunque anche un nono posto eventualmente sarebbe molto buono, ma per me potrebbe restare fuori dall'Europa. L'anno scorso il doppio impegno non l'ha pagato e secondo me è stata un po' sorpresa, addirittura è arrivata a vincere la Coppa Italia, però per far diventare il Bologna una nuova Atalanta la vedo comunque ancora dura e quindi io credo che il Bologna resterà fuori dalle coppe, nono posto. Decimo posto per l'Atalanta, che ha perso soprattutto Giampiero Gasperini, una perdita abissale perché Gasperini è stato l'artefice della nascita, della costruzione di questa Atalanta così forte anche a livello societario, perché la società ha avuto un ruolo fondamentale. Però bisogna dire che l'Atalanta così senza Gasperini ha perso tantissimo, ha perso Retegui, perderà Lookman perché difficilmente potranno ricucire, quindi c'è un attacco completamente da rivisitare nonostante il rientro di Scamacca, però Scamacca comunque torna da 2 infortuni belli gravi, quindi anche lì bisogna un attimo capire come tornerà. E per questo per me l'Atalanta è una grande incognita e potrebbe essere il flop della stagione e chiudere addirittura a metà classifica. Poi, scorrendo più velocemente per quanto riguarda le altre squadre, potremmo avere, secondo me, il Genoa all'11° posto perché ha preso dei giocatori sempre interessanti, il mercato che sta facendo mi sta piacendo, ha confermato Viera in panchina e quindi mi convince molto come squadra. 12° il Torino, 12° posto per il Granata, che hanno preso Marco Baroni, potrebbe far bene il Torino, ma non credo che riesca ad andare oltre, insomma, quanto fatto rispetto alle scorse stagioni, orbiterà sempre intorno al 10° posto e lo piazzo 12° rispetto alle altre che comunque secondo me hanno qualcosa in più. Potrebbe magari eventualmente arrivare davanti al Genoa, ma non di più, credo. Il Sassuolo lo metto 13°, nonostante sia una neopromossa, per me Grosso finalmente ha la sua grande chance, la sua grande occasione in Serie A, che avrebbe potuto avere anche prima, però lui ha deciso di rinunciare e di restare in Serie B, questa volta arriva in Serie A con una proprietà sicuramente molto più solida e con una squadra molto più solida. Il mercato non è finito, ha preso 2 difensori molto importanti secondo me dal Venezia come Candé e Lizes e quindi la difesa l'ha sistemata bene o male. Manca una punta, se prende una punta per me il Sassuolo 13° può arrivarci insomma in quella parte di classifica. 14° l'Udinese, forse potevo metterla anche un po' più indietro perché comunque ha perso Toven e Lucca ed è una gravissima perdita, ma io credo che bene o male l'Udinese, anche grazie a Runjaic che si è dimostrato un allenatore molto capace, alla fine in qualche modo riuscirà a salvarsi, quindi 14° posto sono forse un po' troppo ottimista, però
Iker bravo, secondo me potrebbe essere la rivelazione della stagione. Il Parma lo metto quindicesimo, perché comunque c'è Carlos Cuesta che è una scommessa come allenatore, ma più o meno dalla stessa scuola di Fabregas. Ha fatto il vice d'arte dall'Arsenal, non è uno sprovveduto Carlos Cuesta, nonostante sia giovane, nonostante arrivi in una realtà diversa. Anche Fabregas di fatto comunque ha debuttato in Serie A non conoscendo propriamente il campionato come allenatore, quindi per me anche questa potrebbe fare bene, però più del quindicesimo posto forse mi sembrerebbe esagerato. Cagliari sedicesimo, la solita salvezza abbastanza tranquilla, nonostante comunque abbia un attacco importante. Borrelli che in Serie B ha fatto molto bene, c'è ancora Piccoli, c'è Pavoletti, è arrivato Sebastiano Esposito, quindi a livello di attacco il Cagliari è messo molto bene, però secondo me la difesa ha perso un po', ha perso qualcosina. Lecce 17esimo, forse a questo punto, almeno secondo la mia graduatoria, la mia griglia di partenza, Di Francesco riuscirà a conquistare finalmente una salvezza dopo le varie retrocessioni con Venezia, Frosinone e quant'altro. Questa volta credo che potrebbe magari riuscire a salvarsi. Molto potrebbe ruotare intorno al futuro di Kristovic, perché se Kristovic dovesse restare a Lecce insieme a Camarda formerebbero una coppia d'attacco veramente interessante qualora dovessero giocare insieme. Se anche Kristovic dovesse andare via, come ha fatto Baschirotto, lì potrebbe cambiare un po' la situazione. Vedo verso la retrocessione il Pisa, 18esimo, perché non mi convince. Girardino al Genoa ha fatto bene, ma poi l'anno scorso comunque è stato esonerato, nonostante secondo me neanche meritasse l'esonero. Il Pisa è una squadra complicata, secondo me, da salvare, non è quelle squadre che torna in Serie A dopo tanti anni, ha una proprietà importante, ma anche lo Spezia comunque ce l'aveva una proprietà abbastanza importante, nonostante questo è retrocesso, anche dopo qualche salvezza. Quindi per me il Pisa non ce la farà a salvarsi, così come la Cremonese che ho messo 19esima, ma la grande sorpresa e negativo potrebbe essere secondo me il Verona. Il Verona ha perso tantissimi giocatori, soprattutto in difesa, in attacco anche comunque tra mancati riscatti, cessioni e quant'altro ha perso parecchio, ha confermato Sarr, al momento anche Suslov, ma in difesa ha perso Chilardi, Coppola, Daniliuk che non ha riscattato, certo è tornato Bradaric, però veramente la difesa è rivoluzionata e è veramente una scommessa. Il Verona già l'ha fatto anche in passato, questa situazione di scommesse, ma non sempre pagano. Quindi occhio che il Verona secondo me quest'anno potrebbe rischiare seriamente, l'ho messo addirittura all'ultimo posto, forse un po' troppo, però per me potrebbe anche finire così. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.